Il finocchio appartiene alla famiglia delle ombrellifere, dette anche apiacee. Si tratta di un ortaggio tipicamente autunnale, ma che nelle zone dove la primavera non è mai troppo calda, fino a maggio è una temperatura accettabile e non fa caldo, può essere trattato alla stessa stregua degli ortaggi primaverili. Per germinare bene e in seguito svilupparsi, il finocchio necessita di una temperatura ambiente di circa 20 gradi. In genere si sconsiglia la semina diretta in campo perché spesso dà origine a piante non uniformi. A chi non ha molta esperienza consiglio di ricorrere all'acquisto di piantine biologiche o, in alternativa, di seminare verso i primi luglio in vasetti per effettuare il trapianto dopo circa 40 giorni, quando le piantine avranno almeno 3 foglie vere. Le foglie vere sono quelle che nascono dopo le 2 cotiledoni, cioè le 2 prime foglie di ogni seme. I sesti di impianto standard sono 20 cm nella fila e circa 50 tra le file, per consentire una lavorazione che ve ne parlerò dopo. Anche se, come già stato detto, una volta maturo il finocchio resiste bene al freddo, è bene coprire il grumbolo quando ha raggiunto una bella bombatura. Allo scopo si possono usare terra, paglia o foglie cadute dagli alberi vicini. I grumoli, che rappresentano la parte debole del finocchio, non sono altro che dei rigonfiamenti della parte basale dalle vere foglie. L'irrigazione è fondamentale soprattutto nelle prime fasi di attecchimento della piantina, soprattutto se la trapiantiamo nell'orto in estate. Umidità costante e tranquillità fanno crescere bene il finocchio. A volte, per cause dovute all'eccesso di insolazione, il finocchio tende alla prefioritura, compromettendo così la formazione del grumo, ma facendo nascere i semi che noi potremo far seccare e usare l'anno dopo. A seconda della varietà, i finocchi si raccolgono da 80 a 120 giorni dalla semina. In verità, il grumolo è sempre commestibile, ma va tenuto conto che ritardando troppo la raccolta si rischia che si indurisca e perda la croccantezza e la freschezza di quando è più giovane. Di solito la resa, se viene fatta con le misure standard, è di circa 3 kg al metro quadro e le consociazioni che potremo effettuare, le consociazioni appunto consigliate, lo potremo consociare con cavoli, cetriolo, cicoria, lattuga, melanzana, pisello, rucola e spinacio. Lo potremo usare in insalate e tanti altri piatti, usando solo le foglie come condimento o abbellimento.